Salve a tutti, sono Luca Gatto, un tecnico agronomo della provincia di Latina, che insieme ad Alessandro Gabutto, agrotecnico piemontese, ed alla preziosa disponibilità degli agricoltori coinvolti, abbiamo ideato ed eseguito il lavoro che ora vedremo. Lo scopo dello studio è stato quello di indagare sulle cause della moria del kiwi, guardando le cose da un punto di vista diverso rispetto a quello utilizzato finora, ovvero mettendo il kiwi quasi da parte. Dico quasi perché comunque le piante con sintomi ci indicavano dove guardare e concentrandoci solamente su quello che il suolo aveva da dirci. Così il lavoro è iniziato effettuando scavi in impianti di kiwi con sintomi di moria nel Lazio ed in Piemonte. Andiamo a vedere insieme una panoramica di ciò che abbiamo incontrato. Qui ci troviamo a Cisterna di Latina, precisamente in una delle aree più vocate alla coltivazione del kiwi. Questo scavo, profondo circa 1 metro, è stato fatto in un impianto di kiwi di circa 8 anni, che negli ultimi 2 ha incominciato a manifestare i sintomi. Da questi 3 scatti si nota come il colore rosso intenso, tipico di questi terreni, si alterni a porzioni di color grigio. Il suolo si presentava saturo di acqua. Qui siamo a Pontinia, sempre in provincia di Latina, in un impianto di circa 15 anni. Nella prima foto a sinistra è inquadrato un fossato centrale di un'interfila, che sembra quasi tagliato da una linea grigiastra. Scavando, a circa 50 cm di profondità, abbiamo tirato fuori una piccola parte del terreno che aveva questo particolare colore, scoprendo un tipo di suolo molto compatto e plastico. Guardate infatti l'impronta lasciata dal mio dito. Ora invece siamo in Piemonte, in provincia di Torino. Anche in questo scavo è ben visibile la presenza di porzioni grigie di suolo che risaltano rispetto al loro contorno e che presentano le stesse caratteristiche viste precedentemente. Siamo di nuovo a Cisterna, in un'area diversa rispetto a prima. Questa azienda ha le stesse problematiche viste negli impianti precedenti. Nella foto di sinistra si nota che dopo pochi minuti aver eseguito lo scavo, questo si è riempito alla base di acqua, trasudata dalle pareti sature. A destra invece, nel video, ancora queste macchie grigie composte da un tipo di suolo plastico e compatto. In questa slide abbiamo un confronto tra 2 scavi, fatti nella stessa azienda appena vista. A sinistra in una zona di impianto ancora senza sintomi, mentre a destra dove le piante sono in deperimento. I suoli si mostrano completamente differenti. Siamo ancora a Cisterna. Si nota all'inizio del video come lo scavo sia stato fatto precisamente al di sotto di un microgetto ad aspersione localizzata. L'apparato radicale mostra chiari sintomi di moria, con le radici secondarie marce accompagnate dalle caratteristiche code di topo e la completa assenza di capillari. Il suolo è grigio e molto compatto fino in profondità. Consideriamo che un terreno si definisce ben strutturato quando si sgretola facilmente in aggregati via via più piccoli, mentre quando è compatto, coeso e plastico, come nel video, si definisce un suolo destrutturato. Una condizione questa molto negativa dal punto di vista agrario. È bene ricordare che la struttura di un suolo non è per forza correlata alla sua granulometria. Ad esempio, un terreno molto argilloso e pesante, se ben strutturato e con una coltura adatta, può darci ottime prestazioni, mentre un suolo vocato, come quello a medio impasto sabbioso, se destrutturato, può darci pessimi risultati.
Il video si è spostato su un nuovo scavo, subito accanto al precedente, ma in una zona non raggiunta dall'acqua di irrigazione. Il colore cambia vistosamente e da come si disgrega anche la sua struttura. Essendo questa una zona soggetta al passaggio della trattrice, ci aspetteremmo di vedere un suolo più compatto rispetto a quello al di sotto di una pianta di kiwi. È veramente strano riscontrare invece l'esatto opposto. Torniamo in Piemonte, questa volta in provincia di Cuneo, in un impianto dove si utilizza il sistema di irrigazione a goccia. Ancora una volta ci troviamo di fronte a queste strane porzioni di suolo grigie e compatte, che in questo caso sembrano proprio essere state disegnate dal movimento dell'acqua di irrigazione. Fermiamoci un minuto per fare mente locale su quello che abbiamo visto. Il terreno, al di sotto di piante con sintomi di moria, manifesta particolari caratteristiche che non sembrerebbero essere presenti dove le piante sono asintomatiche. Queste anomalie sono definibili come orizzonti di suolo compatti e molto plastici, con scarse proprietà di drenaggio, che a volte assumono colori grigi contrastanti con il classico rosso dei nostri terreni. L'acqua di irrigazione sembrerebbe essere un fattore importante per la formazione di questi tipi di suolo anomali. Messe in ordine le idee, il prossimo passo è dare un nome a questi particolari tipi di terreni, che vengono definiti come aglei. Questi tipi di suoli hanno particolari colori che vanno dal grigio al blu al verde, dovuti al fatto che il ferro, elemento chimico molto presente nei terreni, in un suolo ben areato si ossida, assumendo colori rossastri, basti pensare alla ruggine, mentre in un suolo senza aria il ferro si riduce, virando verso toni grigi che abbiamo riscontrato nei vari scavi fatti. I suoli aglei si formano per l'eccesso di acqua rispetto alle capacità di infiltrazione in falda del suolo o per l'aumento di concentrazioni saline in particolari orizzonti. In entrambi i casi il processo prende il nome di gleizzazione. Tutto quello che abbiamo visto finora testimonia il fatto che i terreni al di sotto dei nostri impianti di kiwi hanno seri problemi di areazione. Ma siamo sicuri che tutto ciò riguardi solo il kiwi o sono coinvolte anche altre colture? Questi problemi erano presenti prima della moria? Siamo quindi sicuri che i suoli aglei siano direttamente correlati alla moria del kiwi? Per rispondere una volta per tutte a queste domande abbiamo sviluppato una prova molto interessante. La prova intende mettere a confronto profili di suoli agrari appartenenti a destinazioni culturali diverse, ovvero vite e actinidia o kiwi. Quest'ultimo di soli 2 anni che presenta già sintomi di moria. I due impianti presi in oggetto si trovano uno a fianco all'altro, divisi solo dallo stradone di campagna e con la stessa identica pendenza. La conduzione agronomica di queste culture è simile per alcuni aspetti, come la gestione del suolo nudo durante l'inverno e quindi la suscettibilità ai fenomeni erosivi, oppure il fatto che entrambe le culture subiscono molti passaggi della trattrice e la conseguente compattazione del suolo. Per altri aspetti le due culture sono invece l'esatto opposto, come per l'irrigazione. La vite viene irrigata 2-3 volte durante tutta la stagione, mentre il kiwi 2-3 volte al giorno. Inoltre, essendo un vitigno di 30 anni mai lavorato, il suo suolo può essere preso perfettamente come uno standard di riferimento precedente al kiwi, dato che molti degli impianti di kiwi di cisterna una volta erano vigneti. Da questa foto satellitare si vedono bene entrambi gli impianti. In alto sottovedete quello del kiwi, mentre in basso il vigneto. Ogni numero indica la posizione e l'ordine degli scavi effettuati, 2 a monte e 2 a valle, più 2 scavi aggiuntivi su kiwi, dove sono stati riscontrati i primi sintomi. È bene sottolineare che durante l'autunno del 2019,
quando nella zona di Cisterna caddero più di 500 mm di pioggia in circa 25 giorni, con una piovosità media in questa zona di circa 800-1000 mm annui, in entrambi gli impianti avvenne un allagamento a valle. Ora andiamo a vedere una carrellata che mostra le esperienze dei primi 4 scavi. Ora possiamo confrontare le coppie di scavi fatte in parallelo sul kiwi e vite, rispettivamente da monte a valle. Si nota come il terreno al di sotto del kiwi sia più cavernoso, ma anche più eterogeneo. Infatti, sulle tipiche colorazioni rosse risaltano orizzonti grigi che, man mano si scende a valle, diventano più superficiali e, trasudando acqua, maggiormente netti e vividi. Il suolo al di sotto del vigneto è fortemente compatto e secco, ma comunque omogeneo. Infatti non vi è la presenza di orizzonti grigi. Come detto prima, si è deciso di fare ulteriori 2 scavi su kiwi, dove erano iniziati i primi sintomi di moria. Lo scavo 5, trasversale ai filari e quindi sull'interfila, come vedete nel video, è in una zona raggiunta poco o nulla dall'acqua di irrigazione. Vediamo dalle foto che il suolo, per circa 120 cm, è abbastanza asciutto e uniforme, difatti non è stata riscontrata presenza di orizzonti grigi. Il sesto ed ultimo scavo è molto vicino al quinto, ma è stato fatto lungo il filare dove sono presenti le piante e quindi in una zona ovviamente raggiunta dall'acqua di irrigazione. Difatti, nella foto centrale è evidente la differenza di bagnatura tra il terreno sollevato dallo scavo 5 e dallo scavo 6. Nel sesto scavo, ancora una volta, si è riscontrata la presenza di orizzonti grigi e compatti, più superficiali rispetto a quelli trovati precedentemente. Quindi, man mano che ci avviciniamo all'inizio dei sintomi e dove le piante si mostrano più deperite, praticamente scendendo a valle, questi orizzonti grigi si fanno più superficiali e marcati. È molto interessante citare questo lavoro fatto in Nuova Zelanda 30 anni fa. Dopo un'alluvione di circa 400 mm in 48 ore, in una zona dove ne cadono mediamente 1000 in un anno, i terreni destinati alla coltivazione del kiwi rimasero allagati fino anche a 2 mesi. Alla comparsa dei sintomi che vedete in alto a destra, praticamente quello che vediamo noi ogni giorno a Cisterna, decisero di studiare in maniera approfondita gli effetti di questa alluvione sul kiwi. Nei 4 grafici a sinistra, l'asse delle X indica il numero dei filari, dal primo al 20°, dove sono stati eseguiti i controlli ed esaminati una serie di valori, mentre l'asse delle Y si riferisce al grado di stress riscontrato sulla chioma, da 5 basso a 1 alto. Praticamente, intorno al filare 15 abbiamo le piante più deperite. Hanno così deciso di confrontare la curva dello stress fogliare con quella della salute radicale, dell'altitudine, del contenuto idrico del suolo e della profondità del gleying, quindi di quegli orizzonti grigi che abbiamo rilevato anche noi durante gli scavi. Si nota come in tutti e 4 i grafici sia forte la correlazione tra gli elementi analizzati e come nel grafico cerchiato in rosso la curva dello stress fogliare e quindi dei sintomi
si accavalli perfettamente con quella della profondità del Gleing. In sintesi, la fila con più sintomi è quella con la radice peggiore, quella più bassa, con più ristagno idrico e con gli orizzonti grigi più superficiali. Il parallelismo tra quello che è stato riscontrato in questo studio e quello che abbiamo constatato noi nella nostra prova tra vigneto e kiwi è davvero molto forte. Ora fermiamoci e riflettiamo un attimo. Abbiamo riscontrato che questi orizzonti grigi non sono presenti sul vigneto, in zone dove le piante di kiwi sono asintomatiche e in zone non raggiunte dall'acqua di irrigazione. Sembrerebbe che più questi tipi di orizzonti anomali si trovano in superficie, maggiormente i sintomi della malattia diventano severi. Quindi, se questi tipi di suoli aglei sono direttamente correlati alla moria, cosa li ha formati? Di seguito tutte le ipotesi possibili, alcune anche abbastanza strampalate, ma mi è sembrato corretto procedere ad esclusione, lasciando solo ciò che può essere più ragionevole. L'acqua che non beve la pianta già malata causa questi orizzonti aglei? Probabilmente, se il terreno fosse sano, drenerebbe anche l'acqua in eccesso. Un patogeno che causa questo al terreno? Molto improbabile, e attraverso la diagnostica molecolare si sarebbe trovato già da molto tempo. Il cambiamento climatico? La prova di confronto tra vigneto e kiwi ci suggerisce che, essendo le precipitazioni uguali per entrambi gli impianti, queste non possono essere un fattore discriminante, ma comunque possono essere un aggravante. Nei fattori che formano i suoli aglei vi è la salinità, che per il momento tenderei ad escludere, perché sarebbe stata di facile diagnosi e si sarebbe manifestata in modo diverso sul territorio. Di fatto, come fattore di greizzazione, rimane solamente l'eccesso di irrigazione rispetto alle capacità di drenaggio dei suoli. E guarda caso, i grandi volumi di acqua utilizzati caratterizzano più di tutto la coltura del kiwi. C'è da dire che già anni fa, quando gli studi focalizzati alla ricerca di un unico organismo patogeno non portarono a nulla, considerarono il suolo e l'annesso ristagno idrico come fattori importanti del problema, ma non meglio definiti. Effettivamente rimane ancora difficile comprendere come suoli molto diversi, in posti molto lontani tra loro, possano manifestare gli stessi sintomi in un lasso di tempo estremamente ridotto per la patogenesi di un suolo. Se consideriamo che ogni anno in cui la malattia è esplosa in una particolare zona, quel momento è stato sempre preceduto da piogge intense, in lassi di tempo brevi. Il fenomeno delle bombe d'acqua è notevolmente aumentato negli ultimi anni. La moria del kiwi potrebbe essere un processo degenerativo del suolo, causato dagli eccessivi volumi di acqua concentrati su volumi di terreno molto ristretti. Pensiamo ad esempio all'evoluzione dell'irrigazione localizzata degli ultimi 30 anni. L'esplosione improvvisa dei sintomi, avvenuta solo nell'ultimo decennio, potrebbe essere stata causata dalle forti piogge, che hanno avuto però solo una funzione di innesco di un materiale esplosivo che era lì, dove nessuno guardava, già da parecchio tempo. In conclusione, possiamo affermare che i risultati della nostra indagine sembrano porre l'attenzione sulla gestione agronomica attuata sul kiwi negli ultimi 40 anni. Ora possiamo dare una gerarchia alle cause, che potrebbero aver dato inizio ad un fenomeno comunque complesso e di natura multifattoriale. Le cause primarie discriminanti sono i grandi volumi di acqua di irrigazione stagionali, la tecnica irrigua non corretta e non sostenibile per i suoli, la sistemazione errata dei terreni e le tipologie di suoli con le loro capacità di drenaggio intrinseche. Per quanto riguarda le cause secondarie non discriminanti, bisogna considerare le precipitazioni intense, alternate a lunghi periodi siccitosi, e la cattiva gestione del suolo durante l'inverno, che lo rende suscettibile ai fenomeni erosivi. Tutto ciò va sommato alla grande sensibilità del kiwi a ristagno idrico,
Spesso si considera che se una pianta rimane in un suolo saturo di acqua per 2-3 giorni, entra in un processo di deperimento semi-irreversibile e che si manifesta in modo molto ritardato negli anni. Se le conclusioni appena elencate si rivelassero corrette, potremmo aver individuato un importante indice di valutazione della malattia, che ci suggerirebbe quanto un terreno sia già compromesso o soggetto al problema e come e dove intervenire nel modo più efficace. Per questo motivo sarebbe importante effettuare monitoraggi della salute dei suoli di impianti di kiwi a livello nazionale, con lo scopo di individuare le aree più soggette e vulnerabili e quindi prevenire il rischio di gleizzazione dei terreni. Rimane inoltre cruciale trovare una tecnica agronomica alternativa, più sostenibile per l'agro-ecosistema kiwi e per l'intero territorio. Da quest'ultimo punto siamo partiti con nuove idee, diventate nel 2021 prove in campo e che vedremo nel prossimo lavoro. Grazie per l'attenzione.